I giocatori si buttarono a terra. Cosa significa? Significa che ogni giocatore butta se stesso a terra? Oppure c'è una azione bidirezionale? Uno butta a terra l'altro e viceversa? Bisogna chiarirlo, dicendo per esempio i giocatori buttarono se stessi a terra, riflessivo diretto, o i giocatori si buttarono a terra l'un l'altro, forma reciproca. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video andremo a parlare di un argomento di grammatica molto importante che sono sicura che tutti voi avrete incontrato almeno 10 volte nel vostro apprendimento dell'italiano. E sto parlando di quei verbi che vengono generalmente definiti come riflessivi, come per esempio lavarsi, salutarsi, allontanarsi e via dicendo. Ebbene, sapete che ci sono tante differenze anche all'interno della categoria dei verbi riflessivi? Già, ma non vi preoccupate perché in questo video le andremo a vedere tutte e in più vi mostrerò tantissimi esempi così che possiate capire come e quando utilizzarli. Siete pronti? Bando alle ciance? Cominciamo! Sotto il nome di verbi riflessivi, in realtà, possiamo trovare moltissimi diversi tipi di verbi che sono sicuramente riflessivi, ma che hanno delle caratteristiche differenti tra loro. Per esempio, il verbo lavarsi non si può mettere sullo stesso piano del verbo aspettarsi. Sul serio? Sul serio. Ma non temete, l'Accademia della Crusca, il supremo ente della lingua italiana, ci viene in aiuto e ci aiuta a chiarire meglio una volta per tutte questa suddivisione. Innanzitutto, l'Accademia della Crusca ci dice che esiste una macro categoria che comprende al suo interno tutti questi verbi, e cioè la macro categoria dei verbi pronominali. Per verbi pronominali intendiamo verbi accompagnati da un pronome e nel caso dei verbi riflessivi questo pronome è proprio un pronome riflessivo. Per intenderci, la parolina si che viene sempre posposta all'infinito, lavarsi, aspettarsi, e che ovviamente poi quando si va a coniugare il verbo nelle varie persone cambia. Mi, ti, si, ci, vi, si. Ovviamente in questa macro categoria ci sono delle subcategorie. Abbiamo infatti i verbi riflessivi come lavarsi e i verbi reciproci come abbracciarsi. E all'interno della subcategoria dei verbi riflessivi ci sono ancora verbi riflessivi diretti e verbi riflessivi indiretti. Tranquilli, basta con queste nozioni grammaticali che sembrano una lingua sconosciuta e andiamo a vedere in sostanza cosa significa tutto questo che vi ho appena detto. Dunque, parlando appunto dei verbi riflessivi, abbiamo visto che si dividono in due gruppi, diretti e indiretti. Ma cosa significa? Ebbene, quando abbiamo a che fare con i verbi riflessivi diretti, possiamo sempre sostituire il pronome riflessivo mi, ti, si, ci, vi, si con le formulette me stesso, te stesso, se stesso, noi stessi, voi stessi, se stessi. Questo perché il pronome corrisponde davvero all'oggetto diretto del verbo. Vediamo alcuni esempi. Io mi lavo. Significa io lavo chi? Me stessa. Tu ti asciughi. Significa tu asciughi chi? Te stesso.
Lei si è iscritta, cioè lei ha iscritto se stessa. I verbi riflessivi diretti più comuni sono abbuffarsi, alzarsi, asciugarsi, bagnarsi, evolversi, fermarsi, infiltrarsi, iscriversi, lavarsi, rilassarsi, sedersi, svegliarsi. Per i verbi riflessivi indiretti, invece, questa regola non vale. Infatti, in questo caso, con questi verbi, il pronome riflessivo non è complemento oggetto, non è oggetto diretto del verbo e per questo non può essere sostituito da me stesso, te stesso e così via. Anzi, qualche volta questi verbi prendono un altro oggetto diretto. Vediamo alcuni esempi. Io mi aspetto grandi cose da te. Come vedete, in questo caso il verbo aspettarsi contiene il pronome riflessivo e infatti lo utilizziamo quando coniughiamo il verbo. Io mi aspetto, ma l'oggetto del verbo aspettarsi non è me stesso, bensì grandi cose. È per questo che io non posso mai dire io aspetto me stesso grandi cose da te. Altri esempi con verbi riflessivi indiretti possono essere tu ti penti di averlo fatto. Lei si ribella alle nostre decisioni. I verbi riflessivi indiretti più comuni e utilizzati sono accorgersi, addormentarsi, ammalarsi, arrendersi, aspettarsi, chiamarsi, fidarsi, impossessarsi, incavolarsi o la sua forma più volgare, incazzarsi, mettersi, pentirsi, prendersi, procurarsi, ribellarsi, ricordarsi, sentirsi. E i verbi reciproci, invece? I verbi reciproci esprimono un'azione compiuta allo stesso tempo da due soggetti diversi, l'uno nei confronti dell'altro. Un po' come un'azione in due sensi, primo senso, secondo senso. Vediamo degli esempi. I due bambini si abbracciano. Questo significa che il bambino numero 1 abbraccia il bambino numero 2 e allo stesso tempo il bambino numero 2 abbraccia il bambino numero 1. Oppure Marta e Giorgio si amano. Stessa cosa. Marta ama Giorgio e allo stesso tempo Giorgio ama Marta. In alcuni verbi reciproci, come questi che abbiamo appena visto, abbracciarsi e amarsi, il pronome riflessivo esprime l'oggetto diretto, perché il verbo di base, abbracciare o amare, è un verbo transitivo che quindi prende l'oggetto diretto. Ebbene, in questi casi il pronome riflessivo, quindi l'oggetto diretto, può anche essere accompagnato da espressioni come l'un l'altro, a vicenda, scambievolmente, eccetera, anche se queste ovviamente non sono necessarie. Quindi avremo, per esempio, i due bambini si abbracciano l'un l'altro, oppure Marta e Giorgio si amano a vicenda. In altri casi, però, nei verbi reciproci, il pronome riflessivo non esprime l'oggetto diretto, bensì un oggetto indiretto. Questo perché il verbo di base è un verbo che prende l'oggetto indiretto.
Ebbene, in questi casi si potrebbe aggiungere anche l'espressione l'un l'altro, ma questa dovrebbe sempre essere accompagnata da una preposizione, quella che richiede il verbo. In particolare metteremmo la preposizione tra le due parole, tra l'un e l'altro. Vediamo alcuni esempi. Io e Giulio non ci scriviamo più. Ovviamente qui il verbo è scriversi, ma noi diciamo scrivere a qualcuno. Quindi significa io scrivo a Giulio, Giulio scrive a me. In questo caso posso utilizzare l'espressione l'un l'altro, ma questa dovrà essere accompagnata dalla preposizione a, perché il verbo scrivere prende la preposizione a. Per esempio, io e Giulio non scriviamo più l'uno all'altro. O ancora, Marco e Giulia si sono detti ti amo. Dire a qualcuno, ancora una volta un verbo che prende un oggetto indiretto. Quindi possiamo dire Marco e Giulia hanno detto l'uno all'altra ti amo. Se invece vogliamo aggiungere a questi verbi reciproci le espressioni a vicenda o scambievolmente, non succede nulla, non dovremo aggiungere alcuna preposizione. Per esempio, Matteo e Sofia non si parlano più o Matteo e Sofia non si parlano più a vicenda. Attenzione però, in alcuni casi aggiungere espressioni come a vicenda o l'un l'altro con o senza preposizione è necessario per evitare equivoci e per chiarire se il verbo in questione è utilizzato nella forma riflessiva o reciproca. Non mi credete? Vediamo alcuni esempi. Se io vi dico gli spettatori si chiedevano cosa sarebbe successo. Cosa significa? Chi chiedeva a chi? Ogni singolo spettatore faceva la domanda a se stesso? Prima possibilità. Oppure ogni spettatore faceva la domanda al suo vicino e il vicino faceva la domanda a lui? Seconda possibilità. In questo caso quindi sarebbe opportuno chiarire sempre se si tratta di oggetto diretto e quindi di forma riflessiva semplice o se invece si tratta di forma reciproca aggiungendo l'un l'altro. Per esempio, potremmo dire gli spettatori chiedevano a se stessi cosa sarebbe successo. E qui non ci sono equivoci, è chiaro che il verbo è in forma riflessiva. Oppure, gli spettatori chiedevano gli uni agli altri cosa sarebbe successo. E anche in questo caso non ci sono equivoci, è chiaro che il verbo è in forma reciproca. Ma vediamo un altro esempio. I giocatori si buttarono a terra. Cosa significa? Significa che ogni giocatore butta se stesso a terra? Oppure c'è una azione bidirezionale? Uno butta a terra l'altro e viceversa? Bisogna chiarirlo, dicendo per esempio i giocatori buttarono se stessi a terra, riflessivo diretto, o i giocatori si buttarono a terra l'un l'altro, forma reciproca. Ricordatevi quindi di aggiungere sempre queste piccole espressioni così che la persona che avete di fronte possa capire bene quello che state dicendo e quello che volete comunicare. Ma vediamo in conclusione degli esempi per ricapitolare. Saranno tutti insieme sullo schermo così che possiate vedere, mettere a confronto i 3 diversi tipi di verbi riflessivi. Eccoli qui. Verbi riflessivi diretti. Luca si siede al tavolo. Luca siede se stesso al tavolo.
Giorgia si alza in piedi. Giorgia alza se stessa in piedi. Verbi riflessivi indiretti. Ogni tanto si ricorda di me. Questa volta mi sono presa una bella sbandata. Non si è mai pentito di avertelo detto. Verbi reciproci. Non ricordo la prima volta che ci siamo incontrati l'uno con l'altro. I miei genitori si sono separati l'uno dall'altra. Ebbene, questa era veramente l'ultima informazione che avevo bisogno di darvi prima di lasciarvi. Siamo giunti alla fine del video, ma come vedete i verbi riflessivi sono veramente tantissimi e si usano molto, soprattutto nella lingua quotidiana, nella lingua parlata. È per questo che è molto importante poterli riconoscere, ma anche poterli conoscere bene e, perché no, utilizzarli correttamente. Spero che vi siate divertiti e spero anche di essermi spiegata bene. Non dimenticatevi di scrivere alcune frasi nei commenti utilizzando questi verbi riflessivi. Inoltre, se vi state chiedendo dove potete trovare tutte le altre lezioni di grammatica e di cultura italiana, la risposta è molto semplice: sul nostro sito www.lernamo.com, quindi passate a dare un'occhiata, troverete tutte le risposte alle vostre domande. E se per caso vi siete persi il video in cui vi spiego quando utilizzare e quando non utilizzare l'articolo con i nomi italiani, una lezione importantissima che crea sempre problemi, allora potete andare a vederla adesso, in questo momento, perché la potete trovare qui in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate inoltre di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok, su Pinterest. Noi ci rivedremo prestissimo in un altro video. Ciao!